Ciao papà, cosa stai facendo? Sto lavando la moto, perché? Ma lo puoi fare? Beh, sono a casa mia e posso fare quello che voglio. Informati bene, non sono sicura che puoi fare quello che vuoi. Se volete sapere se si può lavare la moto nel proprio giardino, continuate a guardare questo video dopo la sigla. Ho visto che molti di voi guardano i video di mio papà ma non sono ancora iscritti al canale. Fatelo, a voi non costa assolutamente nulla, ma con la vostra iscrizione darete una grossa mano a mio papà con il suo progetto di divulgazione. Pronti per saperne di più su questo argomento? Allora sigla! Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Come avete visto nel preambolo, in questo video vi spiegherò se si può lavare la propria moto in autonomia e quali sono le eventuali regole per poterlo fare. Infatti non sempre è possibile provvedere da sé alla pulizia della carrozzeria della propria auto. Occorre tenere in considerazione diverse prescrizioni del codice in materia di inquinamento e deflusso delle acque. Anche se ci sono molti autolavaggi in giro per i nostri paesi, molti motociclisti ed automobilisti preferiscono lavarsi da sé la propria moto o l'auto, un po' per abitudine. Qualcuno si rilassa facendolo, magari per vedere a fondo se la carrozzeria ha subito dei danni e forse anche un po' per risparmiare. Ma si può lavare l'auto a casa o in strada? In effetti non tutti si pongono questa domanda prima di armarsi di acqua, spugnette e prodotti detergenti. Eppure dovrebbero farlo per non incorrere in amare sorprese sotto forma di multa. Possiamo lavare la nostra moto o la nostra auto, ma nel rispetto delle norme in materia ambientale, sancite con il decreto legge numero 152 del 3 aprile 2006, mediante il quale le acque reflue, quindi anche quelle prodotte dal lavaggio, quando si utilizzano prodotti non biodegradabili, sono considerate un rifiuto pericoloso per l'ambiente e pertanto devono essere filtrate e convogliate nello scarico delle acque nere prima di finire nella fognatura. Inoltre il lavaggio deve rispettare anche l'articolo 15,1 lettera H del codice della strada, che vieta di scaricare senza regolare concessione nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura. Ovviamente si riferisce a tutte le strade e le loro pertinenze, quindi anche sui marciapiedi. La sanzione va da un minimo di 26 a un massimo di 102 euro, oltre al ripristino dello stato dei luoghi. Ma a questo punto, posso lavare la mia moto nel mio cortile privato? Ovviamente ognuno di noi vuole fare quello che gli pare all'interno della propria abitazione o del proprio giardino, ma ci sono comunque delle regole da rispettare. In sostanza possiamo lavare la moto o l'auto a casa a condizione di non violare le norme che ho detto prima. Dobbiamo evitare che gli scarichi dell'acqua finiscano sul suolo pubblico o che l'acqua che utilizzo per lavare inquini l'ambiente. Il problema è che di fatto è molto difficile fare tutto questo perché occorrerebbe avere un sistema di smaltimento delle acque a casa e non so quanti di voi lo possono fare, ma se qualcuno ci vuole provare deve fare tutto questo. 1. Gli scarichi delle acque utilizzate per il lavaggio devono rimanere all'interno dell'area privata. È vietato, dunque, far defluire l'acqua sul suolo pubblico. Quindi bisogna smaltirla nel proprio suolo privato con un apposito impianto a norma di legge. 2. L'acqua non deve finire nei fiumi, nei canali o nei condotti di irrigazione pubblica o privata per evitare l'inquinamento dell'acqua. Ma se io abito in un condominio e abbiamo lo spazio per poterlo fare? In un condominio dove c'è il cortile a uso comune, la cosa diventa più complicata. Infatti, anche se il cortile può essere utilizzato da tutti i condomini, il suo utilizzo non deve essere diverso dallo scopo per cui è nato. Per esempio, se il cortile è destinato a parcheggio oppure a giardino, non può trasformarsi in un autolavaggio. Potrebbe capitare che tutti i condomini siano d'accordo ad utilizzare il cortile per lavare la propria auto o la moto. Però bisogna vedere se nel regolamento condominiale si possa fare e se
si possa fare, bisogna comunque rispettare le norme del decreto legge numero 152 del 2006 e dell'articolo 15 del codice della strada che ho citato prima. Se nel proprio giardino devo rispettare delle regole per il lavaggio, se nel cortile del condominio ci sono ulteriori regole da rispettare, sulla strada pubblica ovviamente è assolutamente vietato lavare la propria auto o la propria moto, non solo perché lo vieta una legge che ho citato prima, ma anche per una questione di sicurezza. Quando noi laviamo un veicolo, ovviamente spargiamo dell'acqua sulla strada o sul marciapiede, che ci sia sapone o meno o altri detergenti, potrebbe costituire un pericolo per la circolazione di altri veicoli e delle persone che potrebbero scivolare. Che non vi venga in mente di utilizzare l'acqua della fontana pubblica per lavare la moto, perché si configurerebbe il reato di furto con aggravante ai sensi dell'articolo 625 del codice penale, in quanto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. Ad aggiungersi a tutte le restrizioni che ho detto prima, potrebbe capitare che nei comuni in cui, specialmente d'estate, l'acqua potabile scarseggia, vengono emesse delle ordinanze che vietano l'utilizzo dell'acqua per innaffiare i giardini o lavare le autovetture. Ma se a casa mia utilizzassi dei prodotti biodegradabili? Questa è una bella domanda. In realtà il prodotto bio protegge sia noi che laviamo la moto che l'ambiente, ma lo sporco che era attaccato al veicolo comunque finisce nell'ambiente. Per esempio il grasso della catena, le tracce di olio sul motore o le varie impurità. Quindi non sono sicuro se siamo al 100% a norma. Un sistema per lavare la propria moto potrebbe essere l'utilizzo dei prodotti a secco, non serve l'acqua, non serve il sapone e in questo caso, visto che non dobbiamo smaltire i residui del lavaggio, possiamo lavare la moto in modo del tutto legale, sia su strada pubblica sia su suolo privato. Se siamo amanti dell'acqua, ci sarebbe un'altra soluzione. E fate come me, venite all'autolavaggio, anche quello self-service, e vi lavate la vostra moto e siete sicuri di rispettare la legge. Non è difficile, basta con la lancia stare a una certa distanza, almeno 2 metri, e non spruzzare l'acqua direttamente sui comandi e sui circuiti. E il gioco è fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che sia utile. Se così è, mettete un like e condividetelo con i vostri amici. Bene. Come disse il buon Nico Cereghini, casco in testa e ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video.